Benvenuti, anime curiose e appassionati sognatori, nel salotto più esclusivo del web, benvenuti a Gossip alla turca. Qui, dove le stelle del Bosforo brillano di una luce più intensa e i sussurri diventano melodie, siamo pronti a svelarvi un nuovo capitolo che profuma di mistero e tenerezza. Prima di immergerci in questa narrazione che tocca le corde più delicate del cuore, vi invito a compiere un piccolo gesto che per noi significa moltissimo. Lasciate un mi piace per sostenere la nostra ricerca della verità, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere nemmeno un battito delle vite dei nostri amati divi. E ora, accomodatevi, perché la storia di oggi ha la consistenza soffice di una nuvola e il colore dell'alba. Non vi è stato alcun proclama roboante, nessun comunicato stampa vergato con inchiostro dorato, né tantomeno didascalie criptiche lanciate nel mare magnum dei social network per destare scalpore. La scintilla che ha acceso l'immaginazione collettiva, trasformando un banale pomeriggio in un teatro di infinite possibilità, è scaturita dalla semplicità disarmante di una fotografia. Immaginate Dimet, la nostra musa, colta nell'atto di varcare la soglia di una boutique per l'infanzia, un luogo che sembra quasi sospeso nel tempo, avvolto in un'aura pastello. Le immagini che ci sono giunte possiedono una qualità silenziosa, quasi sacrale, simile a una ninna nanna sussurrata mentre il sole è ancora alto nel cielo. La sua figura si muove con una precisione calma, priva di quella frenesia che spesso accompagna le celebrità. Tra le mani, stringe con delicatezza alcune borse eleganti, il cui peso appare misurato, non gravoso, come se custodissero piume anziché oggetti materiali. Ma è il suo viso a catturare l'anima dell'osservatore, un sorriso segreto, quasi privato, riposa sulle sue labbra. È quel tipo di espressione che fluttua in un limbo dolce amaro tra la gioia squisitamente personale e la placida consapevolezza di essere osservati dal mondo. Ed è qui, cari amici di Gossip alla turca, che noi ci sporgiamo per guardare più da vicino, con il rispetto dovuto ma con la curiosità che ci contraddistingue. Cosa si cela dietro quel sorriso enigmatico? Stiamo assistendo alla premura di un'amica che si prepara a celebrare la maternità altrui, o stiamo forse intravedendo la stesura di un nuovo capitolo, scritto su cotone morbido e bottoni minuscoli, per lei e il suo compagno di vita ed arte, Can Yaman? Analizziamo la scena con l'occhio clinico di chi ama i dettagli. L'ingresso della boutique risplende di un alone tenue, quasi magico. Animali di peluche che fanno da guardiani silenziosi, cardigan in miniatura piegati in pile che ricordano la consistenza del burro, tutine delicate allineate come note su uno spartito musicale. Il linguaggio del corpo di Dimet è composto, intenzionale, privo di fretta. Non sta giostrando una montagna di pacchetti in modo caotico. Sta uscendo con quanto basta per sentirsi determinata, non performativa. Questo singolo dettaglio stuzzica l'immaginazione più di 1000 parole. A questo punto, mi rivolgo a voi, famiglia di Gossip alla turca. Secondo voi, quello sguardo di Dimet nasconde un dolce segreto personale o è solo la gioia di fare un regalo? Scrivetecelo nei commenti, voglio leggere tutte le vostre teorie. Cosa potrebbe essere nascosto all'interno di quelle borse raffinate? Forse un corredo per neonati dai toni neutri e sabbiosi, che richiamano la terra e la natura. O magari una tutina in cotone organico con cuciture rifinite a mano, pensata per non irritare la pelle più pura che esista? O ancora, una coperta avvolgente che respira come il vento d'estate? Le fotografie, nella loro staticità, non confessano nulla, ed è proprio in questa reticenza che il mistero acquista un sapore dolce. Negli ultimi anni, la moda per l'infanzia si è elevata a una sfera artistica a sé stante, riflessiva, sobria e magnificamente realizzata. I capi essenziali rimangono, ma sono stati reimmaginati attraverso fibre organiche che leniscono, maglie gentili che non graffiano e silhouette progettate per il movimento e la facilità. Al posto di slogan chiassosi o colori sgargianti, assistiamo al trionfo di stampe silenziose. Piccole stelle che fluttuano come coriandoli in un cielo notturno, schizzi botanici che sembrano dipinti ad acquerello, quadri sfumati e righe senza tempo che non chiedono attenzione, eppure la catturano inesorabilmente. Regnano le palette neutre, ma non in modo piatto, esse vibrano di vita propria, avena, grigio perla, sabbia, pietra, crema di burro,
toccate da sfumature di cipria, cielo o salvia. Se riflettiamo sullo stile pubblico di Dimet. Elegante ma con un cuore danzante, moderna ma mai fragile, è facile immaginare che il suo occhio esperto sia caduto su pezzi che appaiono classici, eppure affascinanti nei più piccoli dettagli. Immaginiamo le possibilità, lasciando vagare la mente. Forse ha scelto un cardigan in cashmere leggero come un sospiro, accompagnato da pantaloni abbinati, quel tipo di completo che in fotografia appare come una nuvola e che al tatto risulta ancora più soffice. Per la morbidezza quotidiana, forse ha soppesato delle tutine in cotone biologico, valutando la sensazione del tessuto contro la tenerezza immaginata di una nuova pelle. Accessori che potrebbero averla tentata: una cuffietta con una lavorazione a costine gentile, scarpine fatte a mano che cullano invece di stringere, una catenella per ciuccio in legno con un cordino di raso. Tutto coeso senza sforzo, proprio come il suo approccio ai red carpet, mai eccessivo, sempre intenzionale. Prima di proseguire con l'analisi di questo possibile scenario da sogno che coinvolge anche il nostro amato Khan, permettetemi di ricordarvi una cosa importante. Se amate la qualità dei nostri racconti e volete supportare il lavoro di ricerca e scrittura di Gossip alla turca, considerate l'idea di cliccare sul tasto Abbonati o Unisciti. Con un piccolo contributo, aiuterete questo canale a crescere e a portarvi contenuti sempre più esclusivi e dettagliati. Un grazie di cuore a chi lo farà. Tuttavia, per onestà intellettuale, dobbiamo considerare anche l'altra faccia della medaglia. Non ogni acquisto effettuato in una boutique per neonati segnala inequivocabilmente che una culla sta per essere assemblata tra le mura domestiche. Il mondo di Dimet è popolato da affetti profondi, amici, colleghi, familiari legati da vincoli che non necessitano di prove pubbliche. Lei è nota per una lealtà che non cerca applausi. Sarebbe perfettamente naturale, e in linea con il suo carattere generoso, scegliere qualcosa di premuroso per la celebrazione di qualcun altro. Eppure, ignorare l'altra possibilità significherebbe ignorare il motivo per cui siamo tutti qui, protesi in avanti, con il fiato sospeso. Perché esiste, innegabilmente, la possibilità che questi pezzi siano destinati a lei e a Khan. E se ciò fosse vero, quale alba soffice e luminosa rappresenterebbe per il mondo dello spettacolo turco e internazionale? Immaginate la scena: Dimet, un artista la cui gioia è luminosa ma ancorata alla realtà, che entra nella maternità con la stessa serenità che porta nelle sue coreografie e nel lavoro sui personaggi, consapevole, curiosa, profondamente presente. E accanto a lei, Ken Yeoman, con la sua energia radicata, protettiva, e quel sorriso da vecchia Hollywood, che le fa compagnia stretta, una roccia su cui appoggiarsi. Li abbiamo visti entrambi sotto i riflettori, capaci di attraversare il trambusto dei set e delle prime cinematografiche con una grazia innata. Insieme, proiettano un equilibrio difficile da fingere, spiriti indipendenti che sanno quando armonizzarsi, due presenze forti che non hanno bisogno di calpestarsi a vicenda per essere viste. L'idea che possano, in questo momento, selezionare il primo guardaroba per un bambino appare meno come un pettegolezzo e più come una storia che volta pagina in modo naturale. Dovremmo anche ricordare come si muovono nella vita pubblica, con attenzione, deliberatamente, con rispetto per i propri confini. Se dovessero compiere questo passo, è improbabile che assistemmo a fuochi d'artificio mediatici. Sarebbe piuttosto un cambiamento silenzioso. Un calendario riorganizzato qui, una silhouette diversa là, un sorriso che dura un secondo in più rispetto al passato. E sì, la moda seguirebbe la loro scia. I fan amano osservare come lo stile personale si trasformi quando una nuova vita entra nell'inquadratura. Nel caso di Dimet, il comfort guiderebbe le scelte senza sacrificare la grazia, abiti che fluttuano e drappeggiano, texture che parlano sussurrando, tagli che lusingano senza costringere. Cosa ci dicono due borse e un sorriso pacifico? Forse più di quanto ci aspettiamo. Per chiunque stia pianificando l'arrivo di un neonato o stia scegliendo un regalo, questo è un promemoria che l'abbigliamento per bambini può essere tenero verso il mondo tanto quanto verso la pelle. Il cotone organico non è solo un'etichetta, è una gentilezza che si può toccare. Le miscele di bambù spostano l'aria come se fossero fatte di brezza.
I toni neutri lasciano spazio al viso di un bambino affinché sia lui a brillare. E la praticità è la mappa del tesoro, spalle a busta che rendono i cambi fluidi, bottoni a pressione che rispondono senza combattere, elastici che abbracciano e non scavano mai. L'elasticità conta. Il respiro conta. Il comfort è re e corona. Ora, visualizzate Dimet all'interno della boutique, con i polpastrelli che sfiorano una fila di campioni di tessuto, gli occhi che confrontano il crema con la vaniglia, la perla con il grigio tortora. Lei legge le etichette come se fossero copioni, cercando i crediti giusti, etico, organico, ben fatto. Soppesa le taglie con lungimiranza, forse scegliendo un pezzo che andrà bene anche dopo uno scatto di crescita. Queste piccole scelte non sono affatto piccole, sono il modo in cui lo stile vive quando riguarda la tenerezza, non una sfilata sul tappeto rosso. Non siamo a una prima qui, siamo nella galleria privata del significato quotidiano. Le borse nelle foto sembrano appartenere a boutique con linee per bambini curate attentamente, etichette note per l'artigianato, la longevità e i valori della slow fashion. Questo punta all'intenzione. Questi non sono acquisti casuali presi da uno scaffale affollato, sono scelte fatte in un luogo dove un commesso porta fuori una seconda opzione di tessuto solo per sicurezza, dove i bottoni sono scelti per la loro levigatezza, dove la finitura di una cucitura viene discussa con orgoglio. E mentre i prezzi possono essere più alti in questi spazi, i pezzi tendono a durare più a lungo, a lavarsi meglio e a invecchiare gentilmente, rendendoli cimeli piuttosto che oggetti usa e getta. Certo, il design bello vive a ogni livello di prezzo ora. Ma la scelta di entrare in una boutique specializzata racconta la sua storia, dice che è stato preso del tempo, che è stato applicato il pensiero, che la cura è stata la guida. Volevo che questo fosse giusto, è una narrazione a sé stante. E voi, cari spettatori, quale tipo di genitori immaginate che sarebbero Kane e Dimet? Li vedete più protettivi e tradizionali o moderni e avventurosi? E soprattutto, quali altre star turche vorreste vedere protagoniste delle nostre indagini qui su Gossip alla Turca? Fatecelo sapere, la vostra opinione plasma i nostri contenuti. Se i sussurri dovessero addensarsi in un sì, immaginate i mesi a venire. Avvistamenti pubblici che sembrano domeniche mattina. Una svolta verso silhouette più morbide per Dimet, maglie fluttuanti, tessuti ariosi, un abbraccio di linee che si muovono senza aderire, mentre Cam mantiene il look semplice e curato, come fa spesso, camicie pulite, texture tranquille, forse un braccialetto sottile o due che catturano la luce del giorno. Nessun proclama, solo vita. Non stiamo dichiarando nulla stasera. Stiamo semplicemente riconoscendo il brivido gentile della possibilità e assaporandolo senza premere troppo forte. Per concludere il nostro nastro attorno a questo momento, abbiamo seguito la scintilla da un sussurro di titolo a immagini fresche in un ingresso lavato di pastelli. Abbiamo osservato come un paio di borse della spesa possano riempire una città di speculazioni. Abbiamo esplorato la forma della moda per bambini quando è filtrata attraverso la semplicità raffinata di Dimet. Abbiamo bilanciato le possibilità come due pietre in un palmo. Forse un regalo premuroso, forse l'inizio di una stagione più morbida per Dimet e Khan. Abbiamo parlato di fibre, colori, tagli e quel sacro matrimonio tra bellezza e comfort. E abbiamo mantenuto la gentilezza in primo piano, perché la gentilezza è l'unica lente che rende storie come questa degne di essere raccontate. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio di eleganza e ipotesi. Non dimenticate di iscrivervi a Gossip alla Turca, attivare le notifiche e condividere questo video con chi, come voi, ama sognare ad occhi aperti. Alla prossima storia, alla prossima emozione.